Buongiorno a tutti. Dunque, visto che siamo in pandemia tappati dentro casa, approfittiamo di questo tempo per fare qualcosa di divertente, magari anche di utile, ho deciso di realizzare questo oggetto qua. Questo oggetto è una fresa a tre assi per il momento, poi vedremo se la riusciremo a espandere anche a quattro assi, però per il momento è una fresa a tre assi di dimensioni abbastanza contenute, parliamo di 35 x 35 cm alla base e di 34 cm all'altezza, se non ricordo male. Fresa fatta per sicuramente materiali teneri come legno e plastica, ma anche vorrei arrivare a lavorare materiali più duri come il metallo, sicuramente l'alluminio, ma se possibile anche l'acciaio e la ghisa. Sarà una fresa autocostruita, utilizzerò dei componenti commerciali, ormai tutte le componenti meccaniche che vedete nell'immagine si trovano abbastanza facilmente nei vari siti internet, quindi profilati d'alluminio, cuscinetti, supporti, viti, motori, si trova tutto quanto. Le componenti in plastica le stamperò con la stampante 3D e l'elettronica la realizzerò ad hoc, poi lo vedremo più avanti nel filmato. È un oggetto interessante, divertente, sarà divertente costruirlo, è stato divertente progettarlo e sarà poi divertente utilizzarlo. Cominciamo quindi con il disegno meccanico. Dunque, ecco qua, questa è la fresa che vorrei realizzare. Io utilizzo OpenSCAD come software di CAD perché è quello che ho imparato, che mi è più congeniale, principalmente perché è possibile utilizzarlo, diciamo, se si utilizza scrivendo del codice, quindi per quello che è la mia esperienza professionale, io ho scritto software, insomma mi risulta un po' più semplice. In genere i CAD sono sempre abbastanza complessi da utilizzare e da imparare. Ci sono un sacco di comandi da tastiera da ricordare, eccetera. Questo qua invece, siccome si fa scrivendo del codice, insomma, se uno insomma, è abituato a scrivere il codice, risulta un po' più semplice, quindi ho scelto questo CAD qua. Non è il massimo, come vedete, è abbastanza lento, ma la colpa è anche del PC che sto utilizzando, che non è il massimo. Però insomma fa il lavoro che deve e come vedete il risultato è abbastanza significativo. Fra l'altro è un software, proprio perché è procedurale, è un software parametrico, quindi io posso per esempio spostare gli oggetti semplicemente andando a modificare dei valori sul codice e quindi in questo modo posso verificare appunto le varie interferenze tra le parti in movimento e fare insomma le dovute modifiche se necessarie. Posso anche ovviamente escludere delle parti semplicemente andando a settare dei flag e quindi insomma mi, mi- mi risulta abbastanza comodo da usare. Quindi, tornando al nostro oggetto, questa era la fresa che voglio realizzare, è formata da una struttura fatta con dei profilati d'alluminio, questi sono profilati di alluminio standard, il codice dei profilati è 2020 che sta per la dimensione della sezione quadrata, quindi 20 mm per 20 mm. E ho reputato, sono i più piccoli, in realtà ci sono anche 30-30 sul mercato, anche 40-40, però visto che la fresa ha dimensioni contenute, una sezione quadrata di 20 x 20 mm, secondo me è sufficiente. Le dimensioni della fresa sono 35 centimetri di lato per un'altezza di 32 centimetri, quindi è abbastanza piccola. L'area di stampa è 140 x 140 e l'altezza arriva a 95 mm.
quindi è fatta per diciamo, lavorare piccole componenti meccanici, piccoli pezzi meccanici, anche se insomma 14 cm per 14 cm non è poi così piccolo, ma quando andiamo su oggetti metallici d'alluminio e d'acciaio, insomma, è più che sufficiente, si possono fare diverse cose interessanti in una fresa del genere. Come vedete, quindi ci sono delle parti meccaniche abbastanza standard, tutte le componenti meccaniche si trovano facilmente sui vari siti internet come Amazon, AliExpress, e quindi si possono acquistare in maniera molto semplice. Come dicevo, oltre ai profili d'alluminio ho utilizzato delle giunzioni angolari, che anche queste sono abbastanza standard, la vedete in questa immagine qua, quindi si trova in commercio. Ho utilizzato anche delle connessioni ad L per profili d'alluminio e varie viti, brucole, insomma tutte cose che si trovano in commercio. Per le parti mobili e per quanto riguarda la fresa, adesso tolgo la gabbia per semplificare la visualizzazione, per quanto riguarda la fresa ho utilizzato due barre ottiche da 16 mm con due cuscinetti lineari. Anche questi sono tutti componenti standard, esistono varie dimensioni standardizzate, 10, 12, 14, 16, in genere si fa a passo di 2 mm. Io ho usato quelli con sezione di 16 mm che dovrebbero essere sufficienti per gli sforzi a cui è soggetta la fresa. Anche la fresa con la sua morsa si può trovare in commercio. Per il trascinamento della fresa, oltre ai cuscinetti, c'è una barra T8, una barra filettata con passo 2 mm, connessa al motore. Il motore, come tutti e tre i motori sono identici in questa configurazione, ho utilizzato dei motori passo passo dei NEMA 23 8430, se non ricordo male, eh, che sono quelli che mi garantiscono una coppia sufficientemente grande per eseguire lavorazioni su componenti meccaniche. Questi motori hanno, mi sembra, 180 Newton al centimetro di coppia, che è abbastanza più grande dei NEMA 17, che sono i motori che si usano nelle stampanti 3D. I NEMA 17 arrivano a, se non ricordo male, 50 Newton metri al centimetro, i più grandi, mentre i NEMA 23 possono arrivare anche a 400 Newton metri al centimetro. Questi sono una taglia intermedia, arrivano a 180 Newton metri al centimetro, che insomma dovrebbero garantire, mi sembra, avevo fatto i calcoli, dovrebbero garantire una spinta di 4-5 kg sulla punta della fresa, quindi dovrebbe essere sufficiente per il taglio. Per il taglio intendo di materiali metallici, perché il mio obiettivo di questa fresa è sì, lavorare materiali morbidi come legno, plastica, però mi piacerebbe anche lavorare sicuramente l'alluminio, che è un metallo abbastanza tenero, e magari riuscire a lavorare anche metalli come l'acciaio o la ghisa, magari con sezioni un po' più piccole rispetto all'alluminio, però mi piacerebbe arrivare a fare quelle lavorazioni lì. Come dicevo, i tre motori sono identici, sono NEMA 23 e vedete che l'asse Z è montata alla fresa, mentre l'asse XY ci sono due motori che possono muovere il piatto di fresatura appunto lungo queste due direzioni X e Y. Per il trascinamento ho utilizzato dei carrelli che si usano nel mondo CNC, anche questi sono standardizzati, questo è, è il modello MGN 15H, che ho reputato essere sufficiente per gli sforzi a cui è soggetto il piatto di fresatura. Si possono configurare con uno o due carrelli, in questo caso io ho preferito usare due carrelli per ogni rotaia in modo da garantire una certa rigidità al piatto di fresatura. Eh, Come vedete, sull'asse X è montato un motore che trascina il piatto appunto sull'asse X, mentre sull'asse Y il motore che c'è trascina tutto il carrello, cioè quindi trascina il carrello che realizza l'asse X.
e quindi chiaramente il motore sull'asse Y è quello che fa una forza maggiore rispetto a quello sull'asse X. Avevo anche pensato di usare motori diversi, però alla fine ho visto che siccome quando si acquistano questi motori spesso si risparmia comprando dei pacchetti di 3 o 5 motori, usando tutti e tre i motori uguali ho potuto usufruire di questi pacchetti e quindi risparmiare qualcosina. Giusto per dare un'idea sui costi di questi oggetti, i tre motori NEMA 23 si trovano su AliExpress. Io utilizzo AliExpress perché è quello che ha i prezzi un po' inferiori, è un sito cinese. Lo svantaggio di usare AliExpress è che c'è da aspettare un po' perché arrivano dalla Cina, quindi si può arrivare ad attendere anche un mese di tempo per averli. Si trovano anche su Amazon ovviamente, quindi c'è la possibilità di averli nel giro di pochi giorni, però su Amazon i costi sono effettivamente più alti, 10-20% più alto. Comunque ecco, questi tre motori NEMA 23 della serie 84 si trovano dai 50 ai 60 euro su AliExpress. Le rotaie sono queste abbastanza costose perché sono degli oggetti molto robusti, sia come materiali, è tutto acciaio inox, ma anche non solo il materiale della rotaia, ma anche il materiale del blocco di scorrimento. Questo è realizzato in metallo, in acciaio inox anche questo. È calibrato, le tolleranze sono molto basse, quindi garantisce diciamo, un ottimo accoppiamento tra rotaia e carrello per evitare appunto dei giochi. Sono molto adatti per lavori usuranti come questi, in cui per ore il carrello deve scorrere sulla rotaia, quindi è soggetto a delle sollecitazioni notevoli in tutte le direzioni. E questi carrelli sono fatti proprio per queste attività, questo lavoro qua, e quindi sono abbastanza costosi. Un carrello con due blocchi così può arrivare a costare anche 30 euro, quindi in quattro carrelli stiamo attorno ai 100 euro. Poi dipende chiaramente dal momento, perché sapete questi siti su internet fanno gli sconti, quindi se uno ci sta un po' dietro, guarda un po' quant'è il momento migliore per comprarli, magari riesce a risparmiare anche una decina o una ventina di euro. E sono costosi. Per esempio, non vengono molto usati nelle stampanti 3D proprio per il loro costo, anche perché non è necessario. Stampante 3D non fa molta forza, ovviamente, deve solo trascinare il peso del carrello e basta. In questo caso, invece, i carrelli devono anche sopportare la forza della fresa, cioè la punta di taglio. Quindi non solo deve spostare il carrello, ma deve vincere la resistenza legata alla punta della fresa, soprattutto quando vengono incisi metalli come alluminio e acciaio. Quindi sia i motori che i movimenti devono essere molto robusti e soprattutto molto precisi, cioè devono garantire le tolleranze, perché io vorrei arrivare almeno ad avere una tolleranza di 100 micron, quindi devono sopportare queste tolleranze anche sotto sforzo e quindi insomma per questo motivo sono un po' costosi. Non so se l'ho detto, non mi ricordo se l'ho detto, sono modelli standard, questo è l'MGM, MGN 15H, poi c'è l'MGN 12H, 9H, 7H, questi sono i tagli. Questa è la serie MGN, poi c'è la serie MGV che è ancora più robusta di questa, insomma, e poi mi sembra c'è anche l'HGV, HGM, quindi ci sono varie serie di rotaie che insomma per il lavoro che devono fare. Per quanto riguarda invece la parte connessa al motore, in questo caso ho usato delle barre filettate T8, quindi 8 mm di diametro, 2 mm di passo, cioè un giro della barra fa fare un avanzamento di 2 mm alla vite. Come vedete nel disegno questi pezzi sono posizionati per congiungere tutti i vari pezzi ho utilizzato Eh, delle plastiche perché attualmente è è il modo più semplice per realizzare questi pezzi. Ho delle stampanti 3D, quindi posso realizzare queste plastiche in maniera
abbastanza semplice. Ovviamente la plastica non garantisce la rigidità dell'alluminio, per esempio, ma la mia idea è partire a realizzare la fresa con queste parti componenti plastiche e poi quelle in rosso, per intenderci, e poi magari utilizzare la fresa stessa per rifarle in alluminio e migliorare quindi la rigidità. Quindi le plastiche vengono usate per esempio nell'asse Z per congiungere i due cuscinetti lineari sulle barre ottiche alla morsa del mandrino e connettere anche alla vite dell'asse. La stessa cosa, altre componenti plastica vengono utilizzate per congiungere le rotaie dell'asse X con i blocchi di scorrimento dell'asse Y, come vedete nell'immagine, e lo stesso per collegare i blocchi di scorrimento dell'asse X con il piatto di fresatura, con questo qua. Ho realizzato anche in plastica la copertura del piatto, i fori, diciamo, scoperti del piatto di fresatura. Bene, questo è un po' l'oggetto con la gabbia, è questo qua.